Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Benur Milan Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 31 ottobre 2021. Cosa ha Benur? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Benur durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Benur? Benur è un farmaco a base del principio attivo doxazosin mesilato, appartenente alla categoria degli alfa-bloccanti e nello specifico altri urologici. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Benur può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Benur 2 mg 30 compressa divisibili, Benur 4 mg 20 compressa divisibili. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Beatrice Pharma SRL. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: doxazosin mesilato. Gruppo terapeutico: alfa bloccanti. Forma farmaceutica: compressa divisibile. Indicazioni: Benur, doxazosina, ha indicato nel trattamento delle ostruzioni del flusso urinario e dei sintomi associati all'ipertrofia prostatica benigna, IPB. Può essere usato nei pazienti affetti da IPB, sia ipertesi che normotesi. Le alterazioni pressorie nei pazienti normotesi affetti da IPB in trattamento con Benur, doxazosina, non sono clinicamente significative. Nei pazienti con ipertensione e IPB entrambe le condizioni sono state efficacemente trattate mediante monoterapia a base di Benur, doxazosina. Posologia: Benur, doxazosina, può essere somministrato indifferentemente al mattino o alla sera. Benur, doxazosina, va usato in monosomministrazione giornaliera. La dose iniziale raccomandata è di 1 mg, per questa posologia si utilizzano le compresse divisibili da 2 mg, al fine di ridurre al minimo i rischi potenziali di ipotensione o sincope. A seconda dell'urodinamica del paziente e della sintomatologia della IPB la dose può essere portata a 2 mg dopo 1 o 2 settimane di trattamento, vedere paragrafo 4, e successivamente a 4 e 8 mg sempre dopo lo stesso intervallo di tempo. Il dosaggio medio a 2-4 mg/die. La massima dose raccomandata a 8 mg/die. Se si interrompe la somministrazione per qualche giorno, la ripresa del trattamento andrà fatta a partire dal dosaggio iniziale di 1 mg. Compromissione renale. Poiché copyright la farmacocinetica di Benur, doxazosina, non varia in pazienti con insufficienza renale a copyright il farmaco aggrava alterazioni della funzionalità renale preesistenti, la posologia rimane invariata in questo tipo di pazienti. Compromissione epatica. Vedere paragrafo 4. Anziani. Stessa posologia dell'adulto. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Benur, doxazosina, nei bambini e negli adolescenti non sono state stabilite. Controindicazioni. La doxazosina ha controindicata in pazienti con ipersensibilità nota alle chinazoline, per esempio prazosina, terazosina, doxazosina, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Pazienti con storia di ipotensione ortostatica, pazienti con iperplasia prostatica benigna e concomitante congestione del tratto urinario superiore, infezione cronica delle vie urinarie o calcoli vescicali, pazienti con ipotensione. La doxazosina ha controindicata in monoterapia nei pazienti con incontinenza urinaria da rigurgito o con anuria, con o senza insufficienza renale progressiva. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Inizio della terapia.
In relazione alle proprietà alfa-bloccanti della doxazosina, nei pazienti può verificarsi ipotensione posturale manifestata con vertigini e debolezza o, raramente, perdita di coscienza, sincope, in particolare all'inizio. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La somministrazione concomitante di doxazosina con un inibitore PDE5 può causare ipotensione sintomatica in alcuni pazienti. Vedere paragrafo 4. Non sono stati condotti studi con doxazosina in formulazioni a rilascio. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Benur durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Benur durante la gravidanza e l'allattamento? Questa sezione non è applicabile. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La capacità di impegnarsi in attività come l'uso di macchinari o di guidare può essere compromessa, soprattutto all'inizio della terapia con doxazosina. Effetti indesiderati. I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati e riportati durante il trattamento con doxazosina con le seguenti frequenze. Comune, a 0 yen 1 centesimo a 1 decimo, non comune, a 0 yen 1, 000 a 1 centesimo, raro, a 0 yen 1, 10, 000 a. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Se il sovradosaggio dovesse provocare ipotensione, il paziente deve essere immediatamente posto in posizione supina, con la testa in già. Nei singoli casi possono essere adottate altre misure di supporto, se ritenute appropriate. Se questa misura è inadeguata, lo shock deve prima essere trattato con espansori di volume. Se necessario, deve essere utilizzato un agente vasopressore. La funzione renale deve essere monitorata e sostenuta, se necessario. Poiché copyright la doxazosina è altamente legata alle proteine plasmatiche, la dialisi non è indicata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Urologici prostatici, codice ATC. G04BX49. Benur, doxazosina, esercita un blocco competitivo e selettivo dei recettori adrenergici postsinaptici di tipo alfa, uno che si traduce, dal punto di vista, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento a dosi terapeutiche. Benur, doxazosina, viene ben assorbito dopo somministrazione orale con picco plasmatico a circa 2 ore dalla somministrazione stessa. Biotrasformazione/eliminazione. L'eliminazione plasmatica bifasica con un'emivita terminale. Dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità per dosi ripetute, genotossicità, cancerogenicità e tollerabilità gastrointestinale. Elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido glicolato sodico, magnesio stearato, sodio lauril sulfato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Benur a base di doxazosina mesilato sono Benur, Cardura, chiaridoxina, Dedralen, Dilur, Doxafin, doxazosina Almus, doxazosina Alter, doxazosina Aristo, doxazosina Aurobindo, doxazosina EG, doxazosina Exal, doxazosina Milan Generics, doxazosina Pensa, doxazosina Sandoz, doxazosina Doc generici, compressa, doxazosina Ratiofarm, doxazosina Zentiva, compressa divisibile, Kimura, Lenaxola, compressa, Noradox, Normoten, Quorum, Sidox. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.